Bentornati sul mio canale, questo è un altro video su questa guida che sto realizzando per l'acquisto dei giradischi Technics SL 1200 MK2. Oggi parlerò di un accessorio molto importante che veniva inserito all'interno della scatola del nostro giradischi Technics 1200. Sto parlando della Head Shell Technics. Voglio aprire una parentesi, questa Head Shell, così come la vediamo oggi, è un prodotto che venne realizzato da Technics già alla fine degli anni 70, metà anni 70. Ha un design molto particolare ed è diventata una vera e propria icona, cui si sono ispirati tutti gli altri produttori dei giradischi. È diventato proprio uno standard, se vogliamo, un prodotto di design industriale veramente molto accattivante. Questa head shell originale è composta di due parti. Una prima parte, la shell vera e propria, dove viene avvitata, ancorata la testina, e una parte terminale composta dai 4 pin placcati oro ed un pin superiore, eccolo qui, che viene utilizzato per inserire la nostra head shell nel braccio della Technics, successivamente avvitato. Perché vi ho fatto vedere questa head shell? Per molti motivi. Il primo è che oggi questa head shell nel mercato del nuovo la pagate circa 90 euro. Questo vuol dire che se dovete acquistare un giradischi Technics e lo volete originale, chiedete se è incluso nel prezzo anche la head shell. Se invece ci trovassimo nella condizione di dover acquistare la head shell, dovete fare molta attenzione perché sul mercato ci sono molti falsi, dei prodotti realizzati anche abbastanza bene, con il logo impresso nello stesso punto dell'originale, ma che purtroppo sono in realtà dei cloni. Infatti possiamo notare la prima differenza tra i cloni, tra le imitazioni e gli originali, che nell'originale noi abbiamo 3 fori di bilanciamento peso e questa parte liscia, in questa parte non c'è nessun ulteriore foro, mentre nelle imitazioni che vedo online sui vari siti queste copie hanno anche un piccolo foro qui che viene utilizzato per montare su un peso addizionale. Nel Technics SL 1200 MK2 la shell non presentava nessun foro tra i due alloggi delle viti per montare la puntina, e il peso addizionale veniva installato tra la puntina e la shell, come potete vedere in questo punto. Ok? Quindi memorizzate bene la forma e il disegno di questa head shell originale, di questa conchiglia originale, così da poterla paragonare con quelle che vengono vendute nuove online. Fate attenzione anche ad un'altra cosa se state acquistando una head shell. Se avete deciso di risparmiare e di comprare una conchiglia usata, dovete vedere che sia presente questo pin superiore. Ora ve lo mostro in un'immagine macro, eccolo, e che i 4 pin dorati siano in un buono stato. Ma c'è anche un altro dettaglio che dovrete osservare, e cioè la presenza o meno del O-ring in gomma. Come vedete qui l'O-ring è ancora presente, anche se è abbastanza vecchiotto. Su questa head shell originale invece, a causa della vetustà, si è rotto ed è praticamente andato via, si è spaccato. Ok? Quindi
fate attenzione anche a questo ulteriore dettaglio. Credo che non ci sia più null'altro da aggiungere a proposito delle head shell. Io vi consiglio sempre di acquistare, come vi ho detto all'inizio del video, un giradischi Technics che sia dotato di head shell originali. Questo perché il vostro giradischi avrà sicuramente un valore maggiore. Vi ricordo inoltre che se vi piace il mio canale, se state seguendo la mia guida sull'acquisto del giradischi Technics, cliccate sul tasto iscriviti e cliccate congiuntamente anche sulla campanellina, così da non perdere tutti gli aggiornamenti del mio canale, tutti i contenuti che verranno pubblicati nei prossimi giorni. Con questo è tutto, vi saluto, al prossimo video.